Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e a Nuovo Interattivo. Oggi faremo una lettura energetica dell'aura. L'aura è un campo energetico attorno a noi, ha dei colori e il suo stato ci permette di capire i nostri blocchi, se abbiamo delle emozioni negative o delle vibrazioni basse. Lo farò tramite delle carte che ho inventato io, nel senso che non riuscivo a trovare sul mercato un mazzo di carte che corrispondesse a quello che volevo io e quindi l'ho un po' creato in casa da sola. È un modo appunto per facilitare la lettura dell'aura in maniera collettiva attraverso un interattivo. E poi con i tarocchi vedremo insieme i dettagli di quello che ci dicono le carte che ho inventato io, cioè che ho creato io. Ehm, Dunque, come al solito avrete tre varianti, la prima della ametista viola, la seconda del quarzo rosa e il terzo della fluorite verde. Potete fermare il video e scegliere con calma la variante che preferite e poi andare direttamente alla parte del video che corrisponde a questa scelta. Ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci arrivati alla prima variante, quella dell'ametista viola. Dunque, come vedete, le mie carte che leggono i colori dell'aura sono fatte da cartoncini colorati, e quindi anche abbastanza facile da creare. Dunque, per quanto riguarda le persone che hanno scelto questa variante, vi ricordo comunque che appunto è un interattivo senza tempo, quindi vale dal momento in cui guardate il video, fosse anche tra 2 anni dalla pubblicazione. Dunque, tornando alla lettura, io vedo che siete soprattutto delle persone molto spirituali perché vedo delle energie, proprio dei chakra alti, delle energie molto spirituali. Il colore prevalente della vostra aura è il verde, che indica appunto un forte rapporto con la natura e soprattutto una forte compassione interiore nei confronti degli altri. Siete delle persone che tendete ad aiutare gli altri con vari metodi che possono essere proprio anche semplicemente parlare, ascoltare gli altri, ma anche magari ne avete fatto un lavoro, quindi potete lavorare proprio nella salute, nell'ambito olistico. Siete delle persone estremamente sensibili e soprattutto molto, molto amanti della vostra, della natura, dell'ambiente che vi circonda. Questo per quanto riguarda appunto il colore principale della vostra aura e la carta corrispondente. Vediamo che è il 10 di denari, che indica appunto che voi riuscite a essere a vostro agio nell'ambiente che vi circonda, perché appunto il 10 di denari indica appunto l'ambiente, la vostra famiglia, il vostro entourage, anche a livello materiale, riuscite a creare appunto un ambiente sereno attorno a voi. E siete anche molto, come dire, vi interessa molto, siete particolarmente attaccati alla vostra famiglia, al vostro entourage, alle persone che vi circondano, è un interesse principale vostro, appunto. Per quanto riguarda l'ambiente più mentale, quindi il colore attorno alla vostra testa è il turchese. Vuol dire che siete delle persone molto flessibili, molto aperte, cambiate idea facilmente, che è comunque un segno di intelligenza, e soprattutto molto elastici, quindi imparate velocemente, ma anche vi annoiate velocemente, non siete delle persone che
eh, approfondiscono molto le materie che gli interessano, ma preferiscono guardare appunto all'immagine generale, alla geometria generale, allo schema generale delle materie che studiano. Allo stesso tempo indica appunto una flessibilità mentale, quindi siete anche molto multitasking, grandi comunicatori e allo stesso tempo anche molto ricettivi, molto empatici. Questi colori sono molto legati l'un l'altro perché il turchese viene appunto la combinazione fra il verde e il blu, quindi raccoglie più o meno le qualità di entrambi i colori. Quindi questa, diciamo, questa capacità che voi avete di curare le persone attorno a voi, ovvero di farle sentire serene, di aiutarle, riuscite a farlo anche attraverso appunto una grande dote di ascolto e una grande flessibilità mentale. La carta corrispondente è l'imperatore. Questa flessibilità mentale vi porta appunto allo stesso tempo a creare il vostro ambiente in maniera stabile, vi permette di essere all'apice della vostra carriera, per dire, degli esperti, delle autorità, vi dà valore anche a livello lavorativo, soprattutto anche una grande stabilità mentale. Cioè, sembra un po' una contraddizione, però in realtà il fatto che siete appunto così adattabili di testa al vostro ambiente vi permette allo stesso tempo di costruire delle basi solide dentro di voi. Per quanto riguarda la sfera più affettiva del cuore, la vostra aura è blu, però appunto ci sono dei blocchi. Cosa vuol dire? Vuol dire che generalmente appunto voi siete delle persone che hanno una grande onestà a livello affettivo, siete le persone in cui prevale un forte senso di giustizia, di responsabilità, anche di aiuto nei confronti degli altri dal punto di vista, per esempio, educativo. Tendete a aiutare gli altri cercando di insegnare un qualcosa, di trasmettere le vostre conoscenze. Però essendoci dei blocchi, questo può portare a voler dire che appunto siete un po' feriti, magari avete un periodo un po' depresso dal punto di vista affettivo, mi sentite probabilmente un po' traditi, appunto che il vostro senso di giustizia non si è realizzato, appunto vi sentite magari attaccati, vi sentite come se foste trattati ingiustamente. Vediamo un attimo la carta corrispondente insomma, la parte relativa al cuore è il Cavaliere di Spade, e questo appunto conferma che avete questa urgenza di fare chiarezza, di portare appunto di rettificare una situazione che voi considerate magari ingiusta, una ferita che appunto avete a livello proprio relazionale, affettivo, emotivo. Avete un bisogno appunto anche un po' urgente di comunicare i vostri bisogni, di far prevalere la vostra visione che considerate appunto più giusta rispetto a come siete trattati, come se appunto vi sentiste traditi per un certo verso. Ecco, questo a livello diciamo emotivo. C'è qualcosa che vi ha ferito.
e magari appunto anche nel passato lontano, ma che ancora turba la vostra sfera emotiva e affettiva. Sul lato destro vostro del corpo, l'aura ha un colore giallo. Questo vuol dire che voi riuscite a manifestare la vostra volontà. Il giallo corrisponde alle persone molto pratiche, molto analitiche, anche sicure di se stesse, molto volitive, allo stesso tempo persone che riescono a portare luce agli altri per un certo verso. Comunque delle persone anche molto razionali quando si tratta di agire nell'ambiente circostante, perché appunto il lato destro è idealmente il lato del vostro corpo che simboleggia cosa portate al vostro ambiente, la parte più estroversa di voi stessi, cosa trasmettete agli altri e come lo trasmettete e appunto riuscite a farlo attraverso un modo di fare molto concreto, molto analitico e anche sicuro di voi stessi. Ehm, la carta corrispondente è il 7 di bastoni, che vuol dire che appunto in questo momento della vostra vita vi sentite come se appunto doveste farvi forza per difendere la vostra posizione o comunque come se foste in una certa competizione, magari per il lavoro, per lo studio e quindi con un approccio analitico riuscite a appunto ottenere i vostri obiettivi, state lottando per la realizzazione di qualcosa e siete sicuri di poterlo fare perché appunto l'energia dell'aura in questo caso, in questo lato del vostro corpo, trasmette questa idea di sicurezza di se stessi, non ci sono blocchi, quindi riuscite proprio a utilizzare questo lato del vostro carattere anche analitico, anche di leadership per appunto realizzare dei risultati. La parte sinistra del corpo è quella più ricettiva, ovvero cosa voi ehm, accettate dall'ambiente esterno e in che modo. E in questo caso avete un'aura violetta, non so se si vede per via della luce, ma insomma è viola, un po' come la matista. Che vuol dire che voi accettate soprattutto una visione innovativa, a voi piace ricevere dall'ambiente esterno tutto ciò che vi permette di avere una visione più ampia, più spirituale, siete molto interessati appunto alle materie spirituali e che comunque ampino la vostra visione, vi diano questa visione la grande a me mi viene in inglese il big picture, nel senso il grande schema della vostra realtà. Comunque siete delle persone originali che guardano le cose da diversi punti di vista, anche innovativi, e quindi vi piace anche ricevere questo tipo di input dall'ambiente esterno. E vediamo che la carta corrispondente è il 2 di coppe. Dunque, quindi probabilmente in questo momento state ricevendo degli input da una seconda persona che potrebbe essere il vostro partner, un amico, o un partner di altro tipo. Il problema, c'è un problema perché in questo caso la carta fa vedere dei blocchi, quindi evidentemente la comunicazione, quello che ricevete da questa seconda persona, questa relazione che voi avete ha un problema, ha un blocco, cioè una impasse che dovete riuscire
a risolvere, a guarire per un certo verso. È una relazione a cui voi tenete, che vi influenza molto, ma che siccome c'è questo blocco, probabilmente non vi permette di avere i piedi ben piantati per terra. Può avervi portato una disillusione per un certo verso, quindi siete influenzati da una seconda persona, però in maniera che vi ferisce in questo momento, ecco. Probabilmente è legata un po' alla sfera del cuore, perché in entrambi i casi abbiamo un blocco, quindi il colore dell'aura è opaco e implica appunto che avete delle ferite non tanto del passato, perché ancora vi lasciate influenzare da questo punto di vista. Quindi la parte relazionale, affettiva è ancora accanto a voi e ancora ne state ricevendo l'influenza. Spero che questa piccola lettura, perché appunto ci sarebbero tante altre cose da considerare, ma è troppe informazioni per un unico video. Comunque spero che questa lettura, appunto, per quanto limitata, vi abbia dato gli spunti di riflessione, vi abbia aiutato. Nel caso mettete il like al video, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi. E noi ci vediamo un'altra volta. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quello del quarzo rosa. Le carte che guardano i colori Laura sono fatte con dei cartoncini colorati, quindi anche abbastanza facile da creare. Dunque, per quanto riguarda il colore prevalente nella vostra aura, è il giallo, che vuol dire che voi avete una capacità analitica molto forte e soprattutto siete molto sicuri di voi stessi. Riuscite a manifestare facilmente quello che volete e radiate letteralmente un po' come il sole la vostra energia attorno a voi. È un bellissimo colore per essere appunto parte per essere quello prevalente, insomma, perché comunque implica una energia assertiva molto forte. La carta corrispondente è quella del re di coppe, il che vuol dire che nonostante appunto siate molto assertivi, siate molto sicuri di voi stessi, non trascurate, diciamo, le vostre emozioni, la vostra capacità razionale, la vostra capacità analitica non riesce a comunque spegnere l'importanza che voi date ai vostri sentimenti, a cui date comunque particolare attenzione, ma in maniera appunto matura, cioè bilanciate molto bene in modo appunto completo e maturo il lato affettivo, la vostra parte affettiva con la vostra parte più razionale. Invece, per quanto riguarda la vostra mente, il modo di pensare che voi avete, il colore prevalente attorno alla vostra testa è il viola, che vuol dire che siete delle persone con una grande capacità innovatrice. Di solito il colore viola prevale nelle persone tipo gli inventori, delle persone che comunque riescono a vedere la realtà in maniera nuova, con occhi nuovi, diversi, prospettive diverse. Siete delle persone molto originali di testa. E appunto molto innovatrici e quindi per un certo verso anche ispiratori,
degli altri nel vostro ambiente. La carta dei tarocchi corrispondente è quella del Cavaliere di Spade, quindi appunto voi riuscite a comunicare molto bene i vostri pensieri. Che sono appunto originali, che sono solitamente innovatori e riuscite appunto a comunicarli agli altri in maniera anche carismatica, in maniera anche veloce e energica, perché il cavaliere di spade sono appunto energie molto veloci, molto energiche. Vediamo poi per quanto riguarda l'area più affettiva, ovvero il colore dell'aura attorno al vostro cuore, abbiamo il blu. Il blu è il colore delle persone molto affidabili, molto responsabili, molto mature, quindi voi avete appunto un approccio verso le relazioni affettive, romantiche e non, molto appunto posato, maturo e di ascolto, vi ponete in ascolto nei confronti dei bisogni altrui e cercate anche di aiutare le altre persone. Avete un forte senso di onestà, di giustizia, siete appunto trasparenti da questo punto di vista, però in questo caso la carta indica che l'aura è un po' opaca, un po' appunto non brillante, il che vuol dire che c'è una forma un po' di depressione a livello affettivo che vi caratterizza in questo momento. Probabilmente vi sentite un po' traditi da altre persone o dalle circostanze, non vi sentite trattati in maniera giusta e onesta, come appunto sono i vostri standard. Vediamo un attimo, la carta dei tarocchi corrispondente è il 3 di coppe, il che vuol dire che appunto questa ferita, questa forma di ingiustizia che voi sentite riguarda la vostra sfera sociale e le vostre amicizie. Può essere appunto magari una forma di depressione dovuta al fatto che non potete vedere le persone a cui tenete, oppure per altri di voi può essere appunto una forma di depressione o di malinconia dovuta al fatto che vi sentite un po' traditi o un po' ignorati dalla vostra sfera, delle vostre amicizie, ecco il discorso. Ci possono essere vari casi in questo settore con queste due carte una a fianco all'altro. Le altre due carte mostrano le parti del nostro corpo a destra e a sinistra. La parte destra è la parte che idealmente riguarda quello che noi trasmettiamo di noi stessi all'esterno e come lo trasmettiamo. Ed è il colore dell'aura in quest'area del vostro corpo è verde, il che vuol dire che siete le persone molto sensibili, molto empatiche, che tenete proprio a che gli altri si sentano a proprio agio, vi piace la natura e sentite proprio le energie attorno a voi. Siete le persone molto compassionevoli e con questo tipo di approccio appunto manifestate voi stessi all'esterno. È la parte, diciamo, più estroversa di voi, la parte destra. E vediamo che c'è il 5 di bastoni come carta dei tarocchi corrispondente, il che vuol dire che in questo momento avete a che fare appunto con dei conflitti, con delle discussioni con altre persone, però voi appunto lo approcciate in una maniera molto diplomatica, molto gentile, molto empatica, cercate di capire i punti di vista degli altri. Questo può essere in generale e per alcuni di voi, nel senso che siete un po' come i diplomatici della vostra cerchia e quindi riuscite a pianare i conflitti, a guarire gli altri attraverso appunto una forma di sensibilità che vi caratterizza,
oppure per altri di voi può proprio indicare un conflitto in questo particolare momento della vostra vita che voi approcciate in maniera appunto sensibile ed empatica. Siccome non ci sono blocchi, riuscite in questa vostra opera, nel senso che facilmente riuscite appunto ad affrontare delle discussioni e dei conflitti che voi avete nel vostro ambiente. La parte sinistra è quello che voi ricevete dall'ambiente e come lo ricevete, e vediamo che è il colore arancione, il che vuol dire che vi piace ricevere tutto ciò che è in linea con i vostri desideri, ovvero vi piace avere un approccio divertito e leggero nei confronti della vita, e quindi riuscite a ricevere dall'esterno tutto ciò che segue questo tipo di approccio, che non è pesante, che vi permette di essere creativi, che vi permette di sentirvi leggeri, è il colore che richiama un po' proprio il piacere primario, quindi dovete essere divertiti, dovete essere piacevolmente sorpresi per essere interessati a qualcosa. In questo momento però c'è un blocco, che vuol dire che per alcuni di voi può proprio trattarsi di un blocco creativo, per altri di voi può indicare una forma di noia, di non trovare interesse attorno a voi. Anche una forma proprio sì, di noia, di disinteresse, anche un qualche shock che può avervi influenzato di recente. Vediamo un attimo con la carta dei tarocchi. Abbiamo la regina di spade. La regina di spade indica una persona molto netta, che vede le cose in bianco e nero, che pone delle regole, che è molto critica. Io direi che in questo momento voi vi sentite molto influenzati da questo approccio critico, che blocca appunto il vostro senso del piacere, blocca il vostro divertimento, blocca la vostra creatività. Ehm, Può essere la regina di spade una persona esterna a voi, appunto, cioè rappresentare un'altra persona che appunto con delle regole, con dei giudizi blocca il flusso delle informazioni che voi ricevete dall'esterno, nel senso che pone dei limiti e che quindi a un certo punto blocca anche la vostra leggerezza, vi vincola nel vostro processo creativo. Oppure può essere che in questo momento della vostra vita sentite appunto la necessità di porvi delle regole, di prendere decisioni, di giudicare, questo vi frena. Però io sinceramente, siccome è nel lato sinistro, quindi quello ricettivo, direi che proprio sono influenze esterne, c'è un qualche regola, un qualche giudizio che vi ferisce, che vi tappa un po' le ali, vi toglie un po' il piacere di quello che state facendo in questo momento, delle informazioni che state, come se magari doveste, non so, studiare una certa materia e però appunto la modalità in cui dovete studiarla non vi permette di assorbire tutte le informazioni, perché non trovate piacere nello studio, nel modo in cui appunto vi è trasmessa. Questo è un po' il concetto. Oppure potrebbe essere la situazione lavorativa che tarpa un po' la vostra creatività, appunto perché ci sono molte regole, oppure una persona che vi giudica, e questo vi blocca per un certo verso, e porta quindi anche a una forma di confinamento,
perché voi siete persone molto appunto innovatrici e avete bisogno assolutamente di usare la creatività nel vostro processo mentale e nelle vostre azioni. Questa è una piccola lettura perché ci sarebbero tante altre cose da guardare nell'aura, però spero che, anche se limitata, considerando i limiti di un video, vi abbia dato degli spunti di riflessione e vi sia stata utile. Nel caso mettete un like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della fluorite verde. Come vedete i colori sono espressi tramite dei cartoncini colorati, quindi è un sistema che mi sono fatta a casa da sola. Dunque, per quanto riguarda la lettura, vediamo che il colore principale della vostra aura, scusate, è il verde. Quindi siete delle persone molto empatiche, molto attente ai bisogni degli altri, e molto amanti della natura e del vostro ambiente. Siete proprio portati a cercare di aiutare gli altri e a farli sentire a proprio agio e a creare un ambiente rilassato, confortevole, pieno di serenità. Vediamo la carta dei tarocchi corrispondente e infatti la carta degli amanti, quindi proprio siete estremamente proiettati a creare appunto delle relazioni vitali e serene per voi e per gli altri, siete molto attenti ai bisogni degli altri. Per quanto riguarda i vostri processi mentali, quindi il colore dell'aura attorno alla vostra testa, è il turchese, che indica che siete delle persone molto flessibili, molto mutevoli anche, vi adattate molto all'ambiente circostante, avete una mente estremamente flessibile, imparate alla svelta, siete anche molto intuitivi e multitasking, nel senso riuscite appunto a fare più cose allo stesso tempo. C'è un blocco in questo caso, che vuol dire che evidentemente avete una confusione in testa, non riuscite appunto a esprimervi al meglio a livello mentale. Vediamo un attimo i dettagli. C'è la torre, quindi c'è qualche cosa che è cambiato nella vostra vita, che occupa molto la vostra sfera mentale, i vostri pensieri, che vi ha scioccato e che quindi appunto crea questa confusione mentale che avete in questo momento. Qualcosa che è cambiato in maniera improvviso, delle vecchie concezioni appunto alla fine sono crollate, e questo vi porta appunto occupa gran parte dei vostri pensieri e vi crea molta confusione e quindi anche non vi sentite capaci di elaborare la situazione come vorreste. Dal punto di vista affettivo e quindi il colore dell'aura attorno al vostro cuore, anche in questo caso abbiamo dei blocchi, il colore è viola, il che vuol dire che voi siete delle persone molto spirituali, siete molto intuitivi e molto empatici, questo più o meno è in generale si nota su tutta la lettura, e anche delle persone appunto che riescono a leggere le persone attorno a loro, ad avere un tipo di reazione con gli altri che appunto riesce a capire profondamente gli altri, però anche qui c'è un blocco, il che vuol dire che probabilmente vi sentite è successo qualcosa che vi ha un po' creato delle disillusioni, oppure allo stesso tempo siete poco pratici, siete molto
sulle nuvole in questo momento. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi e vediamo che c'è la carta della giustizia, c'è appunto un qualcosa che vi ha disilluso e che vi ha ferito proprio in termini di giustizia, però io leggendole un po' tutte insieme mi dà proprio l'idea che avete una decisione da prendere dovuta a questa torre perché sia la carta degli amanti nella sfera generale dell'aura, sia la carta della giustizia a livello di cuore, a livello di relazioni, c'è qualcosa che voi dovete decidere, dovete assolutamente prendere una decisione a riguardo e riguarda appunto questo trauma, questo cambiamento che occupa molto dei vostri pensieri. Questo porta appunto dei blocchi, soprattutto a livello sia mentale che emotivo. Vediamo un attimo il resto delle carte. La parte destra del vostro cuore, scusate, la parte destra del vostro corpo è quella che idealmente è considerata la più estroversa, ovvero che interagisce con l'ambiente esterno e quindi esprime cosa e come voi manifestate voi stessi nell'ambiente circostante. Il colore è blu, il che vuol dire che voi siete delle persone molto come dire, giuste, avete un forte senso di responsabilità, di giustizia, siete anche capaci di aiutare gli altri. Solitamente questa è il colore dell'aura che caratterizza gli insegnanti, per dire, quindi la trasmissione di conoscenza attraverso la pratica dell'insegnamento, dei consigli. Siete delle persone che gli altri ascoltano volentieri perché appunto trovano dei vantaggi perché li aiutate concretamente con la vostra capacità di dare degli insegnamenti, dei consigli, delle conoscenze, di trasmettere appunto delle conoscenze. E vediamo, qui c'è la carta corrispondente è il 4 di denari, il che vuol dire che appunto attraverso questo tipo di approccio riuscite a creare delle fondamenta nella vostra vita, a creare delle basi solide nel vostro ambiente, nel vostro lavoro, per esempio, attraverso questa capacità che voi avete di aiutare gli altri, ma anche di guidarli per un certo verso. Avete una capacità educativa che fondamentalmente riesce a guidare gli altri e questo vi permette di essere un punto di riferimento nel vostro ambiente e di creare delle basi solide per voi stessi e per gli altri, anche dal punto di vista lavorativo, per esempio. La parte sinistra del vostro corpo è quella più ricettiva e quindi trasmette, cioè simboleggia quello che voi ricevete dall'ambiente esterno e la modalità con cui la ricevete. Ed è rossa, il che vuol dire che siete delle persone molto passionali, molto anche come dire, riuscite a cogliere molto veloci nel cogliere le informazioni attorno a voi e soprattutto però vi piace ricevere, nel senso se per esempio si parla di studio, di lavoro, di conoscenze, eccetera, ricevete volentieri tutto ciò che colpisce il vostro immaginario, quindi deve appassionarvi una materia per poter entrare dentro di voi. Siete anche delle persone pratiche, delle persone che agiscono, quindi vi piace appunto ricevere dall'ambiente circostante tutto ciò che ha anche un lato molto pratico che vi permette di di utilizzare queste conoscenze in maniera pratica. Vediamo un attimo la
Carta corrispondente è l'otto di spade, che indica appunto che pur non essendoci un blocco dal punto di vista ricettivo, avete comunque l'impressione di essere bloccati, però appunto, siccome non c'è un blocco, vuol dire che voi questa impressione la ricevete in maniera molto profonda, molto immediata, vi colpisce proprio dentro, non avete filtri per un certo verso, perché appunto il colore rosso implica proprio ehm, una ricezione molto improvvisa, molto istintiva, ecco, non mi veniva la parola. Ricevete in modo molto istintivo in maniera molto istintiva voi in questo momento avete questa impressione di essere bloccati, è qualcosa che proprio vi colpisce dentro. E io ho l'impressione appunto che sia un po' tutto legato nel vostro caso, perché questa carta dell'otto di spade la vedo molto legata a questo tipo di decisioni che dovete prendere, che quindi vi fanno sentire un po' imprigionati, come appunto fa vedere l'otto di spade. Ho l'impressione che appunto il vostro ambiente in questo momento, cioè ciò che vi circonda, la vostra situazione, vi faccia l'impressione di una gabbia e non vedete la via d'uscita, dovete prendere decisioni, non sapete come, e appunto dovuto a uno shock, un cambiamento improvviso e abbastanza forte che state vivendo ancora in questo momento e che occupa tutti i vostri pensieri. Però appunto le carte dicono che attraverso la vostra capacità eh, comunicativa, ma soprattutto anche di guida, perché siete dei leader per un certo verso, nel senso appunto che gli altri vi seguono, che gli altri fanno affidamento su di voi, perché siete delle persone responsabili, riuscite a creare delle solide basi, nonostante appunto la situazione abbastanza ehm, sconvolgente per un certo verso che state vivendo in questo momento, perché appunto sono dei cambiamenti abbastanza profondi. In realtà siete riusciti nel passato a creare delle basi solide, e queste vi permetteranno di superare questo problema attuale che voi avete. Le cose probabilmente verranno facilitate nel momento in cui riuscite a prendere delle decisioni importanti per la vostra vita, e questo senso di prigione sparirà come conseguenza. Probabilmente appunto il fatto che che ricevete vi sentite oppressi per un certo verso è dovuto anche appunto a questa modalità che voi avete molto istintiva, con cui ehm, ricevete l'atmosfera della situazione che vi circonda. È un qualcosa che questo tipo di gabbia vi crea una certa anche rabbia interiore, appunto da questo punto di vista. Però appunto grazie alla vostra capacità di guidare gli altri, anche di leader che voi avete per gli altri, ma anche per voi stessi, ehm, le carte appunto dicono che riuscirete, e siete riusciti in passato, riuscirete anche in futuro a mantenere delle solide basi per appunto passare questo difficile momento, questo clima di dubbio che voi avete, questi rovelli mentali che avete, e liberarvi da questo senso di oppressione che avete in questo momento.
È una lettura micro, nel senso ci sarebbero altre cose da poter vedere, ma nell'ambito di un video non si può fare. Spero comunque che vi abbia dato questa lettura degli spunti di riflessione e un aiuto. Nel caso mettete il like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video e noi ci vediamo. Ciao!